Ciao tesori, io sono Cecilia e bentornati sul mio canale. Oggi faremo un video unboxing di libri che ho preso sia in scambio, quindi ho dato un libro e ne ho ricevuto un altro, sia ho fatto delle compere. Sono tutti libri usati e andremo a vedere che ho preso. Sì, c'ho il raffreddore, tranquilli, è tempo di Covid, ma io sono allergica alla polvere. Sì, c'ho il raffreddore, non so che fare e quindi ogni tanto mi sentirete tirare su col naso. Non è una cosa elegante, ma ce la faremo passare. Questa parte la metterò ad inizio del video come disclaimer. Dunque, spero che questo video non sia imbarazzante perché non so fare unboxing, sto provando diverse cose, per esempio le luci, sto provando il microfono che è qui e me l'hanno prestato, quindi non lo so, cioè non l'ho mai usato e spero che funzionerà bene, altrimenti comunque userò l'audio del telefono con cui sto registrando e con cui ho fatto l'altro video. Non è il top, però ci accontenteremo. E ringrazio tutte le persone che mi hanno scambiato dei libri e quelle che me l'hanno venduti, perché comunque sia sono dei prezzi veramente bassi e cioè a comprarli a prezzo pieno tutti questi libri ci avrei speso davvero tanto. E dopo magari faccio la conta dei tipo a valore intero e al prezzo che l'ho pagati. E tutti i pacchi sono con il piego di libri che alla fine costa 1,30 euro e cioè non è questa grande spesa. E è davvero bello scambiare di libri perché comunque sia, magari c'è qualcosa nella tua libreria che non ti interessa più e quindi non è che dici vabbè lo rivendo, ci reinvesto per qualcos'altro, a meno che non sia edizioni belle o comunque edizioni speciali. Quindi penso che sia molto bello scambiarlo con altre persone. Ci sono dei gruppi appositi, io sono iscritta in molti di questi e niente, mi piace molto perché comunque puoi dare qualcosa che non usi a qualcuno che magari piace o puoi prendere, per esempio, quando ho preso il libro dell'Armentrout Tra due mondi, che ho già scambiato, l'ho preso non perché mi piaccia l'Armentrout, anzi penso che scriva libri trash, però si leggono. Per esempio di lei ho letto la serie Lux e questo è il primo di Covenant. Iniziamo il video e via! Allora, iniziamo con il primo. Tra l'altro questo si è bagnato perché, cioè, si vede proprio che è scolorito. Non so se si vede, non so neanche se riesco a mettere a fuoco perché non ci arrivo questa volta. Allora, iniziamo a aprire, anzi ci mettiamo qui sopra. Un disastro. Ah, ok, attaccato. Allora, questo primo libro è uno scambio. Io ho dato in cambio Tra due mondi della Armentrout e ho ricevuto sempre in scambio a mia volta e mi hanno dato Wicked Lovely di Melissa Marr. È il primo libro di una saga a sfondo fée e la useremo nella rubrica in cui parleremo di fée. Ecco qua. C'è un bigliettino, c'è scritto grazie per lo scambio, buona lettura Mary. Lo apriamo. Ah ragazzi, sono contentissima perché il libro è nuovo praticamente. Cioè, di questo libro so solo che c'è una ragazza che va a scuola tipo e vede le fate, ma la nonna gli dice di non farlo perché è pericoloso e alla fine incontra un re fatato che forse la porta nel suo regno. Ecco, non so altro. Io quando prendo i libri di solito non mi informo quasi mai, cioè al limite leggo qualcosa per genere o proprio due cose per capire che cos'è che sto leggendo, però la trama è molto raro che la legga. E quindi ecco, grazie Mariangela di questo scambio, anche perché sono super contenta che è super nuovo e spero che quello che ti ho mandato io ti piaccia. Prossimo!
cosa ci sarà qui dentro. Tempo fa avevo fatto un video di unboxing della GoPro che ho preso ed è stata una delle cose più imbarazzanti che io abbia mai fatto e non lo so se lo pubblicherò mai. Comunque spero che questo video non sia così imbarazzante. Allora, qui abbiamo 3 libri inviati da Eleonora. Grazie Eleonora. Questi li ho pagati 7,30 € compresa la spedizione, tutti quanti. Li apriamo. Tipo super incartamento. La pellicola messe tutti insieme, poi ognuno il suo, cioè ognuno ne ha un altro. Dunque, penso, allora, iniziamo da qui. La chiave dell'alchimista di Cristina Brambilla. So solo che è un libro per ragazzi e che per essere del suo genere è molto interessante, diciamo. So anche che c'è un secondo libro di questa saga. Se mi piace penso che lo recupererò. L'unica cosa che ha questo libro è delle macchie qui, non so se le vedete, però insomma per quello che l'ho pagato va benissimo. Spero di tornare a fuoco. Poi c'è Lacrime di mezzanotte di Margaret Mai, non lo so, è questo qui. Non so assolutamente niente di questo libro, però qua dietro c'è scritto che va dagli 11 anni, quindi un altro racconto per ragazzi. E infine David Gemmell, La regina delle Highland. So che è un racconto autoconclusivo. Oh, cos'è sta roba? Ferrovie Nord Milano. Ok, credo che sia il segnalibro di chi me l'ha vendute. Perfetto. Allora, casa editrice Nord. E niente, tutto quello che so è un autoconclusivo e penso che potrei leggerlo per introdurmi nel mondo di questo autore, dato che ha scritto un sacco di cose e alcune dicono essere molto notevoli, quindi penso che le recupererò se questo mi piace. Allora, un pacchetto diverso, poi dice che i pieghi non si possono mandare così, ognuno la pensa in un modo differente agli uffici postali. E vediamo che cos'è. Allora, abbiamo Raven Boys e anche questo ottenuto tramite scambio. Ho visto una foto di questo libro su Instagram e boh, non lo so, ho detto diamogli una chance. Non so chiaramente di cosa parli, ma so che è il primo libro di una saga. Boh, ho visto che sicuro ce n'è un secondo, però non so di cosa parla. E l'unica cosa l'ho ricevuto tramite scambio e ho dato, se non sbaglio, la trilogia di Fairy Oak, non mi ricordo molto bene, e eccolo qua. Anche questo è in perfetto stato, per cui sono contentissima, assolutamente contentissima. Un biglietto. Allora, un bigliettino in cui mi ringrazia per lo scambio e dice: se ti va puoi seguirmi su Instagram e l'account è Sara con la H, Got Books o Il confine dei libri. Ti scriverò sicuramente. E assolutamente grazie per questo libro. Allora, qui abbiamo un libro. Di chi è intanto? Allora, questo me l'ha inviato Fabiana e non so cosa sia. Allora, io a prova di bomba. Ok, più faticoso del previsto perché era ok, via. Che cos'è?
questo libro l'ho comprato a 6,50 € mi sembra. 6,30 €, questo libro l'ho comprato a 6,30 € da appunto Fabiana che me l'ha venduto, è nuovo e non sa quanto sono felice di averlo, perché sebbene questa saga non mi interessi così tanto, è l'ultimo libro di Shadowhunters con il bollino bestseller e essendo che io ce l'ho qui in libreria, non so se si vede, ho l'edizione appunto bestseller che è praticamente introvabile, cioè questo volume qui è assolutamente introvabile. L'ho trovato sul mercatino dell'usato sul marketplace e altrimenti l'ho trovato, cioè si trova in realtà sia su eBay che su Comprovendo Libri Usati, ma il prezzo si aggira sulle 20 €, alcuni l'ho visti a 20 e a 30, 25 e a 30 €. Credo che sia un po' esagerato, però è anche vero che allora a me non piace avere i libri che non siano tutti uguali, perché cioè proprio è psicologico. Infatti ho l'edizione di Winter's Curse, in cui tra l'altro ho scritto alla casa editrice perché quando l'ho comprati credevo che quello più alto fosse l'ultimo e io ho detto ma scusate, per uno solo potevate lasciare il formato più piccolo. Poi invece leggendo ho scoperto che quello era il primo e loro mi hanno risposto dicendo che dal primo libro è passato un sacco di tempo, per cui tutta la casa editrice ha cambiato i formati dei testi e quindi il secondo e il terzo sono dei formati differenti per questo motivo. Spero che si distrugge tutto e quindi è questo il motivo. Su internet, se vedete anche gli annunci dei libri, in tantissimi hanno questo in edizione rigida, proprio appunto perché di questo ne sono state stampate pochissime copie, quindi ecco, grazie tantissimo Fabiana per questo libro che aspettavo da tanto, anche se il penultimo neanche l'ho letto, però probabilmente adesso che ho questo recupererò. E appunto Shadowhunter non è che mi appassiona così tanto, cioè, o meglio mi appassionava quando avevo forse 14 anni, poi crescendo è rimasta un po' infantile come saga perché comunque è uno young adult e adesso sono proiettata più verso i new adult o comunque una cosa del tutto adulta, per via delle meccaniche, ma non perché non sia bello il genere, perché spesso leggo young adult, solo che ultimamente ecco appunto preferisco generi un po' più maturi e quindi grazie. Allora, questo, aspetta, prima che lo apro vediamo quanto mi è costato. Sì, questa cosa fatiscente dove tengo tutti i libri contabili, diciamo. 6,50 € ragazzi, questa cosa 6,50 €, grazie tantissimo Samuel. Guardate che cosa mi è arrivato per 6,50 €, cioè, lo vedete? Allora, il ciclo di Shannara di Terry Brooks. Il ciclo di Shannara è praticamente come nuovo e di questa serie non è che ero particolarmente interessata, anche perché mi sembra che tempo fa è uscita una serie TV, ho iniziato a vedere ma tipo era una cosa imbarazzante e l'ho messa nel dimenticatoio, quindi non lo so se questo lo leggerò, ma intanto lo metto in libreria perché comunque 6,50 € ragazzi è un'occasione imperdibile per questa cosa bellissima. Ok, prossimo. Allora,
Sono rimasti più 2 pacchetti, vediamo che cos'è. Tra l'altro, come faccio gli unboxing io, non li fa nessuno mai, più impreparati di me non ce n'è. Allora, questa cosa bellissima è di un altro scambio. Ah, si è rotta la mollettina. Aspetta, forse sta qua dentro. Ma quante cose belle ci stanno. Ok, questo è un altro scambio, non mi ricordo che cosa ho dato in cambio, forse la trilogia del Bacio della Notte, non lo so, e questa cosa è bellissima. Grazie Valentina. Ci sono una tisana e un tè e poi tutto il pacchettino con il fiocchetto e la mollettina che sfortunatamente si è rotta, ma c'è anche la coccinella. E davvero grazie, questo qui fa parte del progetto Libri Italiani, fantasy italiani, e non ho letto nulla di Cecilia Randall, tra l'altro si chiama come me, quindi deve essere un libro meraviglioso, e dicono che, non mi dica la coccinella attaccata? Ok, no, panico per un momento. Di quello che so di Cecilia Randall è che è un'autrice italiana che ha fatto una serie molto famosa chiamata Iperversum, che non ho recuperato ancora perché comunque queste due sono staccate, quindi non ci sono gli stessi personaggi, non è il continuo. Questa credo che sia ambientata o a Venezia o a Firenze, perché poi ha un seguito, è ambientata in una delle due città. È comunque un torno indietro nel tempo e fanno qualcosa, non so cosa, perché come vi ho detto le trame non le leggo quasi mai. Una cosa noiosa, molto noiosa, è che qui è bombato, vedete? Però penso che lo risolverò a breve. Tutto sommato le condizioni del libro sono ottime, la copertina è ottima e quindi grazie tantissimo Valentina per questo scambio. Prossimo e ultimo, tra l'altro, un pacco gigantesco. Ah, ok. Allora, questo pacco è di Clash. Oddio, non so assolutamente come si pronuncia, però grazie. È una ragazza che da quello che ho capito si deve trasferire, ha messo un annuncio per liberare la libreria perché non li può portare con sé, e svendita totale a 2 euro l'uno. Ci ho preso dei libri che userò nella rubrica Fantasy Italiano di 2 autrici differenti. Mariangela Cerrino, questo qui, tutti della casa editrice Nord, e non so molto altro, e questi è una trilogia di Fabiana Redivivo, sì, di Fabiana Redivivo, e eccoli qua. Abbiamo Il figlio del vento, Le nebbie di Afra e La spada dei re. Non so adesso in che ordine si leggono, però lo scoprirò molto presto. E ecco qua. Questa è la fine del mio unboxing e spero che non sia stato così imbarazzante. Per me di sicuro lo è. Per i saluti, spero che il video vi sia piaciuto. Una cosa che non vi ho chiesto nel primo video è se vi piace la musica in sottofondo. Devo metterla? Vi dà fastidio? Fatemelo sapere nei commenti. Per altre cose scrivetemele sempre nei commenti, chiedete quello che volete, cercherò di rispondere quanto prima. E ecco, ribadisco il concetto che spero non sia imbarazzante. Ciao a tutti tesori, e sì, probabilmente vedrete Smigol che fa così quando dico tesori, perché è letteralmente quello che intendo, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!